Ciao a tutti, come vedete siamo in ambito natalizio, da qualche parte c'è anche un abbozzo di presepe nascosto nel mobile. Come sempre per le live l'idea è partire da un po' di domande che avevo accumulato e un po' di domande ovviamente lato vostro, quelle sono sempre fondamentali. Sarà interessante l'inizio del 2023, sto lavorando per sistemare un po' di cosucce lato organizzazione delle informazioni, vi ho già accennato il sito, tutto quello che faccio per la parte coaching, insomma sto cercando di dare un senso compiuto a tutto l'ecosistema, anche la parte LinkedIn e via dicendo. E prima domanda al volo di Gianluca. Gianluca mi chiede, sto per iniziare un lavoro nuovo in supply chain in una grande multinazionale, la Denso, complimenti. Ansia, va benissimo, ci sta. Come approcciare con i colleghi il primo giorno e i primi mesi? Quanta confidenza e dare a chi? Allora, la prima cosa che devi fare, Gianluca, è, prima cosa, complimenti, auguri per la nuova posizione. Vai in uno dei miei link, sotto c'è il link, in uno dei miei video, prendi il link delle letture consigliate e sbranati di Watkins i miei primi 90 giorni. Quello, ragazzi, è la Bibbia, proprio ti spiega come dare una struttura, come approcciare. Confidenza a tutti, cioè confidenza professionalmente a tutti quanti, perché non ci sono, non hai trascorsi negativi con le altre persone. I primi giorni, soprattutto nelle aziende strutturate, ci sarà training, formazione, ci sarà una buona serie di riunioni nelle quali verrai presentato a membri del team, persone di altro team. Una cosa che ti consiglio di fare da subito, fatti il tuo quadernetto, una Moleskine, un qualunque, e mappa le persone che incontrerai, chi sono e cosa fanno. Se puoi ti consiglio di chiedere al più presto una copia proprio dell'organigramma o fatelo spiegare da qualcuno per capire quali sono le divisioni che è a capo, chi sta sotto, chi interagisce con chi, in maniera tale che inizi a ricordarti con chi stai parlando. Io una cosa che feci nel mio primissimo lavoro era un quadernetto dove, siccome sono abbastanza malmesso nel ricordare i nomi delle persone, devo fare un po' di esercizi a riguardo, mi segnavo chi incontravo, i nomi e poi qualche caratteristica per ricordarmelo, no? La persona è così, quello con gli occhiali così, con quella postura, quel taglio di capelli, perché così magari è un attimo più semplice ricordarsi dopo. Però quello che devi fare è rilassatissimo, se ti hanno preso è perché sei capace di fare quel lavoro, quindi goditi questa nuova esperienza e cerca al più presto di capire qual è la tua posizione, non inteso soltanto come te Gianluca, ma proprio come il tuo team, che cosa fa all'interno dell'azienda, con chi interagite in maniera tale che quando inizierai a fare attenzione a certe dinamiche sarà più facile inquadrare le riunioni, perché avvengono, quali sono i grossi progetti che stanno andando avanti in questo periodo, quali sono le priorità. Poi stai arrivando a fine anno, quindi probabilmente ci saranno anche molte riunioni e molti report relativi ai risultati di fine anno e quindi va benissimo, non ti preoccupare. Goditela, lato ti ripeto, confidenza, cioè non hai nessun problema. Sì, spontaneo, ovviamente non è che il giorno dopo l'assunzione devi andare a ubriacarti con i colleghi per fare gruppo e tutto, insomma, rimani un attimo lato professionale. Stai attento a non farti intrappolare se ci sono delle storie pregresse o delle dinamiche tra i vari team, no? Non c'è niente di peggio del andare da qualche parte, ci sono schieramenti, faccio un'ipotesi, non è detto che ci siano, però magari ci sono degli schieramenti, ci sono stati degli scontri, chiamiamoli, o comunque delle diverse prese di posizioni, allora tu arrivi e quindi devi essere accaparrato da una fazione o dall'altra. Su quello, se dovessi vedere dinamiche del genere, evitale, stai tranquillo e assicurati di al più presto capire con chi stai interagendo, chi fa cosa all'interno del team.
non avere minimamente paura di fare domande, domanda, magari non 10 volte la stessa domanda, quindi per quello ti dicevo il blocco appunti, il tuo iPad, il tool che ti daranno loro, insomma, tieni traccia e vai proprio tranquillo, tanto quando arrivi devi all'inizio entrare nel solco, cioè ci sono cose che stanno già succedendo, progetti che stanno andando avanti, riunioni alle quali parteciperai e dovrai tanto ascoltare, vedi le dinamiche tra le persone, chi è chi, come si comportano e una cosa che ti consiglio, ma consiglio in generale a tutti, iniziare a capire qual è lo stile di comunicazione dell'azienda e delle persone con cui dovrai avere più a che fare. Fai molta attenzione a questo però, ripeto, è un consiglio valido in generale nel mondo del lavoro, cioè la vostra azienda vive di PowerPoint, vive di Excel, vive di report testuali, devi capirlo e devi vedere qual è lo stile di comunicazione, per esempio, del tuo capo. È una persona che vuole i dettagli, che vuole soltanto the big picture, che vuole un executive summary con bullet point, che vuole capire il perché, il per come di ogni cosa. Questa è una cosa molto importante perché al più presto il saper adattare lo stile del messaggio di comunicazione con l'interlocutore sarà fondamentale per instaurare un buon rapporto e una comunicazione efficace, perché ovviamente se uno come me abituato a lavorare e io ragiono su big picture, cosa sta succedendo, se vieni con 10 pagine di dettagli operativi, inizio a sbadigliare a metà della prima pagina, mentre magari se c'è quello che vuole tutti i dettagli e tu vai lì con soltanto sta andando tutto bene, ti massacrerà e dirà che non stai rispondendo alle domande. Quindi questi sono consigli che valgono in generale per tutti, però nuova azienda, goditi questa cosa, se ce la fai infilati, se non ho capito se stai andando prima di fine anno, dopo ci sarà probabilmente il party di fine anno, infilati appena puoi e va benissimo. Complimenti, quindi brindo con un po' d'acqua, sono veramente stanco. C'era una domanda interessante nel gruppo Telegram, vi ricordo che nel banner del canale trovate in alto a destra il link per iscrivervi a un gruppo Telegram che è aperto, abbiamo più di 100 persone, ci confrontiamo, parliamo di vari argomenti relativi al lavoro, ognuno pone domande e vediamo un attimo quali sono i diversi punti di vista. E c'era una domanda interessante sul quanto è importante lo studio delle lingue per il lavoro, per carriera a livello internazionale e là ci sono state delle risposte con diversi punti di vista che mi hanno ricordato varie fasi della mia vita lavorativa. Allora, partiamo da un presupposto fondamentale, ovviamente, partiamo dal presupposto che l'inglese c'è, nel senso che in Italia conoscere l'inglese è un asset, nel resto del mondo per lo più viene dato per scontato. Quindi, punto fondamentale, dovete avere un buon barra ottimo inglese. Trovate la vostra maniera, poi magari dico anche la mia sul come si studiano le lingue, l'ho già fatto, però in risposta breve, un sistema come Cambly, un sistema come Italki, dove andate e fate lezioni uno a uno con degli insegnanti online è fondamentale, quindi parcheggiate la casella inglese, l'inglese dovete averlo, punto. Che significa studiare altre lingue? Io personalmente conosco l'inglese, c'è stato un momento in cui mi districavo molto bene con il francese parlato, ho scritto una capra, ma parlato c'è stato un momento in cui me la giocavo bene, gestisco lo spagnolo, il tedesco non l'ho imparato come avrei voluto perché purtroppo ci sono state un po' di vicissitudini personali che mi hanno distratto dall'imparare anche il tedesco e c'è stato un momento in cui avevo imparato in maniera allegra anche il portoghese brasiliano. Perché le lingue sono importanti oltre la prima lingua? Per una serie di motivi. Primo, il più apparentemente banale è se andate a vivere all'estero, non quindi in una nazione anglofona, ovviamente avere un'altra lingua, la lingua del posto, è un vantaggio per diversi motivi. Faccio l'esempio, siete in Svizzera, nella Svizzera tedesca, se siete in una multinazionale, in un'azienda strutturata di un certo tipo, potete tranquillamente vivere con l'inglese, lavorate in inglese, tutti i report saranno in inglese, non vi accorgerete della differenza, fatto salvo che ovviamente se siete alla macchinetta del caffè o in una riunione o in un evento informale e ci sono persone che magari c'è il gruppo di svizzeri, il gruppo di tedeschi
molto probabilmente parleranno tra di loro in tedesco, a meno che non abbiano l'accortezza, se arrivi tu ovviamente si fa lo switch in inglese nei posti accoglienti. Io ho anche assistito personalmente in Belgio, in riunioni, in feste, proprio feste aziendali in cui il gruppo di persone che parlavano fiammingo, anche all'avvicinarsi dei colleghi non locali, non si preoccupavano minimamente di switchare in inglese. Cafoni, ma là è l'individuo, non è né la nazione né l'azienda. Però che succede? Che avere il tedesco quando sei in Svizzera ha due o tre vantaggi fondamentali. Il primo ovviamente nella vita quotidiana, nell'integrazione, nel poter andare in palestra, nel poter andare, vabbè, al cinema magari te lo vai a vedere anche in inglese, però nell'interagire con le persone, nel fare, nell'entrare nella community, nel goderti la vita sociale, aiuta molto l'inglese. Ovviamente quando siete in nazioni dove ci sono molti expat, persone come voi, ci sono tutti gli eventi, i meetup, le riunioni internations e via dicendo, dove tranquillamente sguazzate in inglese, non avete nessun problema, c'è tanta gente che ha vissuto anche 10 anni in una nazione senza capirne la lingua locale. Io sono quasi purtroppo un esempio simile perché negli 8 anni in Svizzera, diciamo, gli ultimi 3 e mezzo li ho purtroppo passati a concentrarmi sulla separazione, quindi non ho potuto dedicare energia al tedesco, però diciamo sono uscito con un livello di tedesco indegno se considero che sono stato lì per tanti anni. Averlo studiato meglio e subito mi avrebbe avvantaggiato in che cosa? Lato appunto vita sociale è la risposta facile, però lato professionale quali sono i grandi vantaggi di avere una seconda lingua? È che la vostra carriera ha più opportunità, anche all'interno della multinazionale. Se voi siete in una multinazionale che ha l'headquarter e voi lavorate nell'headquarter in inglese, però poi questa ha vari siti operativi di ricerca, di produzione, di marketing, di vendita, di business development distribuiti nel territorio, molto probabilmente quelle posizioni avreste accesso a quelle posizioni se ci fosse una buona conoscenza della lingua locale, per cui potreste andare a fare il manager in un sito di produzione e ovviamente lì quando lavorano con le funzioni global prevalentemente lo fanno in inglese, però tutto quanto avviene localmente nella lingua locale, in questo caso sarebbe il tedesco. Poi anche se tutti quanti hanno la capacità di parlare inglese, però normalmente si parla in tedesco e quindi è un grande vantaggio per la vostra carriera. In più, nel momento in cui sono in Svizzera e ho imparato il tedesco, automaticamente mi si apre il mondo di tutte le posizioni lavorative in cui è richiesto il tedesco. Ovvio, il tedesco magari è l'esempio peggiore perché è una lingua veramente tosta. Conosco persone che in 6 mesi l'hanno appreso, però cioè, c'è chi ce la fa. Secondo me ci vuole 1 anno e mezzo, 2 anni di impegno per portarlo a un livello di proficiency tale da poter iniziare a lavorarci. Però qual è l'altro vantaggio? Appunto, il primo lato carriera è che nel momento in cui avete la lingua locale, automaticamente le posizioni per le quali potete candidarvi passano da essere 100 a essere 1000, no? Cioè, perché a quel punto vi si apre un mondo. Ma c'è un altro vantaggio fondamentale, che il conoscere la lingua diventa un asset anche quando siete al di fuori del territorio. Se voi siete in Italia, quanti conoscono il tedesco? Il tedesco. Quanti conoscono il tedesco a livello professionale? Pochissimi. Quanto valore puoi avere per un'azienda che lavora con fornitori o con clienti tedeschi o svizzeri o austriaci se conosci il tedesco? E quello diventa un asset fondamentale. Più è difficile di nicchia la lingua, più conoscerla è un asset che vi dà valore sia se siete sul posto, sia se lavorate con quel territorio. E questa è una cosa importante. Io ho conosciuto, quello del settore diverso, diciamo, commercialisti, gestori di aziende che sul territorio italiano, siccome conoscevano il tedesco, gli imploravano di prendersi delle promozioni per gestire anche quella porzione di Europa. Se poi considerate che con il tedesco, per fare questo esempio, stiamo parlando di una lingua che copre Germania, Svizzera e Austria, che sono nazioni all'interno delle quali girano tanti soldi e opportunità lavorative, chiaramente vedete qual è il valore esponenziale di questa cosa. Per cui per l'integrazione, per l'apertura al mondo del lavoro locale,
e per maggiori opportunità lavorative anche quando siete fuori, perché potrete fare l'application per quelle posizioni che si interfacciano lì. Addirittura io ho un caso particolare un po' estremo, una persona che conosco, lei è una interprete, quindi interprete non traduttrice, le persone proprio che fanno le cose live con conoscenza perfetta, se ben ricordo, di 4 lingue, e lei è stata presa da un'azienda che ha un business interessante a livello internazionale, pur non conoscendo il business, perché l'azienda ha detto: noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a gestire il network in tutte queste nazioni e tu con queste 4 lingue le copri tutte. E gli dici: ma non è il mio business. E loro hanno detto: guarda che noi da zero ti portiamo a conoscere quello che devi sapere in 3 mesi e in 6 mesi. Se dovessimo prendere uno che conosce il business e insegnargli 4 lingue, ci metteremmo 10 anni. E non è male come cosa. Quindi questa persona è entrata, le hanno fatto tutto il training per la parte business e lei ha fatto leva sul fatto di avere queste conoscenze linguistiche per cambiare completamente settore e occuparsi di cose finanziarie, perché la parte gestionale aveva bisogno più della parte comunicazione che altro. Quindi era un esempio molto interessante. Su quali lingue studiare, perché c'era anche questa domanda, ovviamente là dipende da che vita volete fare e dove volete spostarvi. Personalmente l'inglese, punto, non c'è nessuna discussione al riguardo, cioè oggi dovete mettervi d'impegno per non imparare l'inglese. Cioè, ai miei tempi, che poi devo andare la domenica a guardare i cantieri per strada con le mani dietro, però negli anni 80-90 non c'era niente, non c'era internet, non c'era Netflix, c'era Sky è arrivato anche molto dopo. Per studiare l'inglese, io dico sempre, per chi è boomer come me, si ricorda Speak Up, che era questa rivista che usciva credo una volta al mese, e c'era la videocassetta del film, La Guardia del Corpo, Top Gun, Flashdance, Grease, con i sottotitoli che apparivano a schermo e il libricino con il testo in inglese e il testo in italiano al lato. E poi c'erano le scuole di lingue costosissime per chi poteva permettersi e via dicendo. Oggi clic e c'hai tutto quanto in lingua con le combo italiano, inglese, sottotitoli, audio, insomma, veramente uno deve mettersi d'impegno per non studiarlo. Quindi l'inglese senza dubbio. E poi se dovessi fare un discorso lungimirante, io avendone la capacità studierei il cinese. Io non posso studiare il cinese, ci ho provato, perché il cinese è fonetico e io sono assolutamente poco attento ai dettagli, per cui una cosa che sono 3 cose completamente diverse, io impazzisco, ho fatto 2 lezioni di cinese e ho mollato per quello, piuttosto avevo iniziato a studiare il giapponese perché mi appassionava per altre cose. L'altra lingua che suggerirei per chi rimane europacentrico, se vogliamo, è appunto il tedesco, sicuramente, perché ti dà la possibilità di entrare più facilmente nel mondo lavorativo svizzero, e poi il resto è in cascata, sì, c'hai il francese, quello che vuoi. Dice la lingua più parlata al mondo come lingua ufficiale è lo spagnolo, sì va bene, ma non ti dà un vero valore aggiunto competitivo lato lavorativo, perché ovviamente che sia parlato in tutto il Sud America e in Spagna non è veramente un asset per determinate cose, a parte che è più facile da imparare, però magari non è o tu dici faccio l'expat, quindi un'azienda mi riempie di soldi e mi manda in Sud America per X anni, ma altrimenti non è quello che ti fa davvero la differenza. Io direi inglese totale e poi sotto sceglietevi tra cinese e tedesco o una combo dei due. A pelle consiglio questo. Simone, hai mai fatto corsi di tedesco quando eri in Svizzera? Tantissimi, anche tante lezioni individuali. Addirittura quando vai in Svizzera il comune ti dà dei buoni per seguire, mi sembra, 40 ore di corso, per cui tu vai nelle scuole di lingua e ti segni e fai lezione con i buoni che ti dà il comune. Io in realtà ero entrato quando non c'erano. Quando è entrata la mia compagna, lei l'aveva avuto perché era entrata qualche mese dopo di me. Per il resto sono costosissimi. Studiare il tedesco in Germania è costosissimo, paghi una follia all'ora.
se ben ricordo era nell'ordine dei 150 franchi, quindi diciamo 150 euro per ogni ora di lezione individuale. Per quello dico andate su Cambly per l'inglese, andate su italki per le altre lingue e con veramente nulla trovate degli insegnanti e fate lezione uno a uno. Non andate nelle scuole, cioè, ovvio, se ve lo paga il comune certo che andate nelle scuole, ma altrimenti cercate di fare corsi individuali online. Perché? Perché individuale ha una resa follemente più alta della classe. Tu sei in una classe con 10 persone che stanno come te o peggio di te, quindi in un'ora, se parli 3-5 minuti, è grasso che cola, è proprio fuori standard. In più sei immerso in un contesto di persone che ne sanno quanto o meno di te e in più segui un programma che non necessariamente è quello ideale per te, nel senso che se la scuola dice che tu nella seconda settimana devi imparare come si dice prezzemolo, aglio e come si fa la spesa, ci devi passare. I termini che usi tu probabilmente sono completamente diversi, ma devi fare quello che ti dice la scuola. Per questo invece quando sei con un insegnante individuale puoi dare un taglio molto più mirato. E in più, ovviamente, i costi sono altissimi nelle scuole, la logistica è tutta la friction, cioè io devo andare, quelli sono gli orari, se devo uscire devo rinunciare all'uscita o alla scuola, se sono raffreddato, se ho un impegno di lavoro non vado, se salto la lezione, ma che follia, devo metterci mezz'ora per andare e mezz'ora per tornare, ti metti a casa, fai online e risolvi tutto. Uno degli strumenti che ho sempre consigliato e ne abbiamo anche parlato sono i libri della Assimil. Assimil ha questa serie di libricini meravigliosi, tutte le lingue, e c'è il libro più audio e partono direttamente sulla conversazione, c'è pochissima grammatica all'inizio, c'è la space repetition, quindi il discorso di fare degli argomenti e poi non te ne accorgi, ma dopo X lezioni vengono ripresi quegli argomenti. Insomma, è un metodo molto efficace, io l'ho trovato molto utile per diverse lingue che ho studiato. Simone dice sì, sto studiando il tedesco partendo da zero, mi do un anno di tempo per almeno interloquire a livello base. Ci sono anche delle scuole in Germania, ovviamente non potete andare a studiare il tedesco in Svizzera, a meno che non siate veramente di una famiglia molto benestante, ma ci sono addirittura delle scuole dove letteralmente ti chiudi lì dentro, cioè a mo' di collegi, non mi chiedete dove, purtroppo non ho i riferimenti, però c'era andato un figlio di un collega, cioè tu vai là, dormitorio, entri, c'è il badge per entrare e uscire, fai full immersion e ne esci dopo X mesi che parli tedesco. Ci sono dei corsi specifici, siccome in Svizzera e in Germania c'è il problema della carenza di personale sanitario, medici e infermieri, ci sono delle scuole che fanno dei corsi di 6 mesi intensivi per personale medico, quindi si fa in tedesco più inglese, più tedesco specifico per quel settore di lavoro e in 6 mesi ti portano al livello B1 che è quello sufficiente per poter iniziare ad approcciare il mondo del lavoro. E tu dici per 6 mesi faccio un investimento, mi metto a testa bassa e imparo. Il tedesco è un problema gravissimo, cioè è difficile, soprattutto l'inizio. Tant'è vero che gli svizzeri e i tedeschi dicono c'è la cosa più figa di essere in Svizzera è che non ho dovuto studiare il tedesco, no? Perché ci cresci, perché studiarlo come lingua addizionale è veramente tosto. Alberto dice adesso che sono in Francia voglio imparare il francese e vorrei poi riprendere il tedesco, finire il mandarino e l'arabo. Ok, se sei giovane va benissimo, il francese perfetto. Io avevo imparato il francese con la Berlitz perché c'erano quando lavoravo in Total, a proposito no, delle lingue del mondo corporate, Raffineria di Roma, Raffineria quando sono entrato era del gruppo Fina Erg Shell. Poi stiamo parlando fine anni 90, inizia a esserci la fusione Total Fina, Total Fina Erg, cambiano le quote dell'azienda, a un certo punto ci troviamo a essere con la Total Fina Erg, che è quella che ora si chiama Total, che aveva maggioranza francese e ricordo ancora che da quel momento iniziavano ad arrivare le mail, perché Fina è belga, e quindi arrivavano le mail che erano prima in francese, poi in fiammingo e poi in inglese. Cioè il messaggio era dovete studiare il francese. E infatti per tutti quanti gli ingegneri c'era stato fatto questo corso, c'era la mia insegnante Adrienne,
un mito pazientissima, e però appunto Berlitz ha un metodo che mi piace molto per le lingue, però costoso perché ovviamente devi farlo in aula e tutto, quindi è un problema, il problema non banale. Comunque, ripeto, è proprio l'ecosistema linguistico che vi dà un vantaggio competitivo incredibile per il lavoro, per la carriera, sia che siate all'estero, sia che siate anche in Italia, perché molto probabilmente avrete a che fare con il contesto internazionale per le diverse cose. Quante lingue parlo? Allora, adesso posso bleffare. Diciamo, c'è stato un momento in cui me la cavavo bene con l'inglese, il francese, spagnolo, portoghese, portoghese brasiliano, che con buona pace del gioco politico del portoghese, il brasiliano è diverso dal portoghese, perlomeno molto come pronuncia. Avevo iniziato a studiare il giapponese, però diciamo c'è stato un momento in cui su queste quattro mi muovevo. Adesso ho aggiunto un'infarinatura abbastanza imbarazzante di tedesco, però diciamo che tre ne parlo più due mezze riesco a sopravvivere in maniera minimal, ma riesco a sopravvivere. E quella diciamo che tra gli obiettivi, tra le cose che vorrei fare se avessi più tempo, probabilmente mi rimetterei sotto con le lingue o migliorando il tedesco perché quando ho smesso di doverlo studiare devo dire che l'ho apprezzato di più, oppure riprendendo il giapponese che mi piace particolarmente. Alessandro chiede: ho notato che in Italia spesso nelle job description richiedono livelli C1 di inglese per posizioni rivolte solo al mercato italiano, in cui difficilmente parlerai mezza parola di inglese. Perché? Allora, probabilmente se lo chiedono serve, probabilmente è anche fatto per fare una scrematura. Sinceramente, quello che dicevo prima, oggi un candidato che si presenta senza l'inglese non si posiziona benissimo, proprio a livello di attitudine sarebbe in inglese, no? Nel senso che perché nel 2022 non parli inglese? Con cosa l'hai sostituito? Con la PlayStation? E questo ti dà un'idea di quanto sia importante averlo chiaramente nel curriculum. Poi, se poi chiedono specificatamente il C1, probabilmente ci sono delle cose che vanno fatte. Cioè, come dicevo prima, anche se sei all'interno del mercato italiano, probabilmente hai a che fare con clienti, con stakeholders o con persone che hanno l'inglese. Immagina vieni assunto da questa multinazionale italiana, sei sul mercato italiano, però il tuo manager è un olandese che è venuto in Italia e che fai the cat is on the table? No, cioè noi italiani siamo gli unici ad avere questa famosa, com'è? Lo capisco ma non lo parlo. L'inglese scolastico, noi lo chiamiamo l'inglese scolastico. No, non si può fare, non si può fare. Su quello dovete assolutamente sistemarlo. Quando sapete, ho iniziato a collaborare con alcuni di voi in questi percorsi di coaching e sia quando aiuto qualcuno per approcciare delle posizioni per il mondo del lavoro o per degli altri motivi, una delle cose su cui insisto è assolutamente concentrarsi sul crescere con l'inglese. Serve, è importante per tantissime cose, quindi non perdete questa opportunità di farlo, di mettervi in linea con l'inglese, sia che siate studenti, che siate neolaureati, che siate già professionisti, perché alla fine ci sarà il momento in cui non conoscere l'inglese vi metterà, non dico in imbarazzo, però vi farà perdere qualche occasione. Quindi a qualunque età ci si può mettere e studiare una lingua. Ripeto, poi sull'inglese proprio bisogna veramente mettersi, com'è la camera anecoica, quella isolata da tutto, per non avere a che fare con l'inglese, quindi lavorateci pesantemente. Sul discorso delle certificazioni, questo è un altro punto. Io lavoro in inglese non lo so, quasi 20 anni. Io non ho una certificazione di inglese, io non ho un singolo pezzo di carta che dice Maurizio riesce a parlare in inglese, per cui cioè, io metto inglese fluente e anche lì, solito discorso, attenzione alla corrispondenza tra il pezzo di carta e la realtà, perché se siete andati nella scuola che rilascia certificati come figurine Panini e mettete che siete un livello C1 e poi al colloquio immediatamente si vede che non... cioè dopo 10 secondi nel colloquio sanno già qual è il vostro livello di inglese, per cui assicuratevi di
avere una corrispondenza tra quello che dichiarate e quello che è la realtà. Per questo dico anche, non fatevi scrivere il curriculum. Ci sono persone che si fanno scrivere il curriculum in inglese da qualcuno e dice no, perché così l'inglese è migliore. Sì, ma non può essere migliore del tuo inglese, perché poi comunque dovrai confrontarti, no? E parlarne durante i colloqui. Quindi attenzione a questo argomento. Vedo che la parte linguistica prende molto ed è giusto che sia così perché è importante, quindi va bene. Come proprio oggi nel gruppo Telegram sul come gestire le cene di fine anno, gli incontri, le cene aziendali e via dicendo. Allora, per chi non lo sapesse, se magari non vi è capitato, è buona tradizione nelle aziende avere l'evento di fine anno, che devo dire può avere diversi aspetti anche sorprendenti. Io mi sono accorto di una cosa, agli eventi di fine anno, soprattutto all'estero, bevono. Ragazzi, ma bevono tanto. Cioè, ho visto veramente gente sfatta alle feste di fine anno, infatti è un po' come, no? Quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, quello che succede ai party di fine anno rimane ai party di fine anno. Io praticamente non bevo, per cui non ho mai avuto problemi di questo tipo, però vi assicuro che sono momenti in cui c'è un buon lasciarsi andare e ovviamente poi finisce tutto, si cancella la memoria di quelle ore del party e quindi non aspettatevi il giorno dopo in ufficio di andare a braccetto con il capo con cui vi siete sbronzati la sera prima. Però per me sono importanti come eventi perché sono momenti in cui spesso scoprite degli aspetti completamente inattesi di colleghi, proprio per il fatto che è il momento informale. Magari vedete gente con un dress code completamente inatteso, cioè gente che voi siete abituati a vedere in giacca e cravatta che si presenta con magliette strane, con vestiti estremamente eccentrici e via dicendo. Poi se la prendono bene per quello che è, c'è un evento per distrarsi e rilassarsi, non si parla di lavoro e si divertono. Quindi vedete gente che balla, che si diverte, che beve, gente che racconta barzellette. Va benissimo, possono anche succedere strane inciuci e cose, però comunque è un evento che serve anche per spezzare la tensione, anche perché spesso durante l'anno magari ci sono state delle dinamiche tra le varie divisioni, per cui magari ci sono stati dei momenti anche, non dico di competizione o conflitto, però sapete, no, le dinamiche tra i vari gruppi in azienda possono essere non sempre facili e quindi essere lì in terreno neutro, in zona franca, va bene, ha assolutamente senso ed è un'esperienza anche molto piacevole. E questi sono tipicamente gli eventi organizzati dalle aziende. Alcune li organizzano anche in maniera un po' strutturata, per esempio, o li fanno a tema, oppure ci sono anche delle parti in cui si deve contribuire, no? Parlando dell'evento puramente aziendale, ci sono anche delle aziende che li stanno spostando online. Per esempio, dal Covid, a me, questo è il terzo anno in cui ci sarà l'evento, tristissimo ovviamente, perché alla fine è una riunione, però sai, è un momento in cui, a parte perché siamo anche geograficamente sparsi, cioè il team è distribuito tra 20 fusi orari e quindi la riunione è un incontrarsi e in quel momento, per esempio, si chiede a ognuno di preparare un PowerPoint, perché c'è niente da PowerPoint di quello si vive, in cui racconti cose particolari della tua vita, no? Quindi foto di te da piccolo, gli hobby, alcune volte che ne so, lo fai senza il nome, la gente deve indovinare chi è appassionato di scherma, chi è appassionato di hiking, chi è appassionato di cinema italiano, insomma comunque un momento informale per fare chiacchiere e distrarsi. E poi ci sono gli eventi di fine anno, quelli informali, nel senso che magari è il team, il gruppo che va fuori a farsi la pizza, a farsi la chiacchierata e tutto. E quindi per me sono sempre buone occasioni per andare fuori e creare rapporto con le persone, quindi credo sia un peccato perderseli. Poi se siete giovani, nuovi, assolutamente imperdibile. E proprio per quel discorso di networking con le persone, va benissimo andare a conoscerle, ripeto, anche al di fuori del puro contesto riunione. Questo
è un punto importante. C'era un punto importante sul come posizionarsi in azienda quando ci sono delle dinamiche tra gruppi. Ne parlavo appunto durante una sessione di coaching abbastanza fresca. Una delle parti fondamentali è la nostra responsabilità nella comunicazione. Non c'è niente di peggio di quando vedete quelli che dicono io sono responsabile di quello che ti dico, non di come tu lo percepisci. No, cazzate, è proprio l'opposto. Cioè, noi siamo pienamente responsabili dell'intera catena della comunicazione e dobbiamo assumerci anche la responsabilità di come viene percepito il messaggio, proprio perché ci assumiamo le responsabilità di ciò che accade. E l'importanza del posizionarsi in maniera giusta nella catena di collegamenti tra i vari gruppi è quello che può fare la differenza all'interno di una carriera, di un'evoluzione di carriera. Mi spiego. Facciamo l'esempio di due team, un interno e un esterno, un fornitore che deve completare un lavoro entro certi tempi, entro certo budget, e il cliente interno che è quello che ha dato le scadenze, ha il budget da mettere sull'argomento e tutto. Ora, se noi dovessimo lavorare come punto di controllo tra i due, no? Il project manager, il capo commessa, il responsabile di questa funzione, ci sono vari modi nei quali ci possiamo posizionare e lì è la professionalità di come lo facciamo. Per entrare più nello specifico, a un certo punto di un progetto potremmo essere in una situazione in cui siamo lunghi come tempi, non si riesce a consegnare nei tempi, nel budget o nella qualità prestabilita un qualcosa. E allora lì come la gestiamo? C'è chi, credendo di vivere negli anni 80 o magari vivendo in un contesto aziendale molto aggressivo, pensa di andare e di aggredire il fornitore perché fai questo o quest'altro e quindi andare con lo stick e premere e fare pressione per ottenere il risultato. Parentesi, una frase molto bella che si applica nel mondo del lavoro e anche nella vita è: sono tutti capaci di affrontare i casini nella vita. Se volete testare la personalità di una persona, datele un po' di autorità. Come questa persona gestirà l'autorità vi dirà tantissimo sulla sua personalità. Questa è una frase che per me è stata illuminante, l'ho sentita anni fa e mi ha aiutato a leggere molte cose di me e di altri rispetto a questo. Cioè, appena avete un minimo di autorità, quindi in questo caso siete magari voi che potete andare con un potere negoziale dal fornitore, lo cazziate perché io sono il cliente e quindi ho sempre ragione e quindi posso prenderti oppure gestite diversamente la cosa. Questo determinerà la differenza in molte cose nella vostra carriera. Quindi, in una situazione del genere, qual è a mio avviso uno dei meccanismi più vincenti? Quando vado dal fornitore, invece di avere uno scontro, io voglio questo, tu stai dando questo, uno deve trovare un punto di apertura per capire e creare un dialogo. Ripeto, non stiamo nel mondo Walt Disney, ma nel mondo professionale ci può essere un momento in cui si dice: ok, perché non stai riuscendo a fornirmi questo? C'è qualcosa di non realistico nelle mie aspettative? È successo qualcosa? Perché le risorse che sono state individuate, i costi o la qualità non rientrano nella finestra che ci eravamo dati? Tu hai tutto il know-how e la conoscenza, quindi mi devi spiegare cosa non va e quali sono potenzialmente le soluzioni, le alternative o comunque le maniere per fare risk mitigation, no? Quindi non sto andando è come dico io e tu sei l'impuro perché non raggiungi quello che ti sto dicendo. In quel momento, se c'è una buona connessione, probabilmente il fornitore, in questo esempio, sarà capace di dire: guarda che tu mi hai detto di fare le cose in questa sequenza, però così mi costringi a spostare i team, mettere quello in attesa, mentre quello potrebbe lavorare lì. No, pensate banalmente ai lavori di ristrutturazione di un immobile, quanto una pianificazione sbagliata ti tiene delle squadre in attesa perché il materiale lì devono tirare o non hai considerato che l'operaio, l'idraulico non può andare a fare tutta l'impiantistica se prima il muratore non ha finito determinate cose, no? Questo tipo di realtà però in maniera più organizzata corporate, in quel caso tu puoi avere il fornitore che ti dice: guarda che c'è questa situazione che io non posso gestire, se però
mi permetti di invertire l'ordine, io posso sfruttare un team che prendo da un altro progetto e lo metto qui, oppure dobbiamo investire soldi qui, però questo mi permette di... E alla fine questa persona insieme può trovare una soluzione perché ho tolto un grado di rigidità nel mio approccio. Analogamente, quando poi mi riverso con all'interno della mia azienda con i miei stakeholders, è ovvio che anche lì devo essere attento a sì, stiamo aspettando, queste sono le attese, queste sono le aspettative, questi sono gli standard, però ci sono determinate situazioni, abbiamo dovuto trovare una soluzione, un possibile compromesso per mitigare i rischi, fare questo significa accettare questo, dilazionare questo e ottenere questo risultato diverso. Cioè, all'interno di questa, invece di posizionarci come tra l'incudine e il martello, tra uno che grida da un l'altro e l'altro che viene sgridato dall'altro, possiamo creare valore aggiunto diventando il meccanismo che permette a questo ingranaggio ai due estremi di funzionare. È una cosa molto difficile, però è una delle caratteristiche principali di un manager, quello di gestire i suoi stakeholders, particolarmente in queste situazioni dove apparentemente le cose sono diametralmente opposte come aspettative. Un esempio del genere ce l'avevo anche da un mio capo, una persona in gambissima di cui parlo spesso. Lei aveva iniziato in delle divisioni tecniche del facility management occupandosi di comunicazione. In che senso? Non è che faceva le locandine per gli eventi, ma io team che mi occupo del facility management di un ufficio, di una sede, quindi sono pieno di tecnici bravissimi a gestire i sistemi HVAC, a gestire i building management system, a gestire tutta la parte manutentiva. Da tutto questo escono dei numeri che mi dicono come stanno andando le cose. Prendere questi numeri e farli diventare un pacchetto di comunicazione per il cliente è un altro tipo di skill. Allora, se io mi posiziono male, vengo percepito come quello che noi tecnici facciamo il lavoro, arriva Maurizio e va a fare lo splendido nelle riunioni e si prende i meriti. Se invece mi posiziono bene in questo discorso, allora vi aiuto a prendere tutto questo, farlo diventare un qualcosa che agli occhi degli stakeholders sarà accettabile, gestibile e via dicendo. È sempre un come noi ci posizioniamo all'interno di una certa catena. Ok? All'estero si cresce più velocemente, lavoro in una corporate in Italia e sembra sia molto difficile ottenere una promozione in meno di 3 anni, anche alla base della piramide. Allora, non è che all'estero si cresce più velocemente, è che quando cambi azienda tipicamente fai dei passaggi. Anzi no, all'estero magari c'è anche più competizione, dipende da quanto ti esponi, quanto ti metti in discussione. Promozione in meno di 3 anni comunque è difficile in assoluto, perché tipicamente tu ci metti 6 mesi, un anno per imparare a fare bene il tuo lavoro, poi ci vuole il tempo per essere a livello tale o avere delle skill tali da poter prendere delle sfide aggiuntive, farti riconoscere e via dicendo. Per cui diciamo che 3 anni non è assolutamente male, come, cioè, figuratevi se uno in 25 anni avesse fatto ogni 3 anni una promozione, ha fatto i fari all'amministratore delegato, no? Dopo 25 anni. Il discorso dell'andare all'estero è lì, è un attimo appunto di come vai, in che posizioni, quanto sei posizionato in un contesto internazionale. Se andare all'estero ti porta a essere magari nell'headquarter, allora sei più esposto a determinate opportunità di crescita, più progetti. Oppure se vai all'estero perché vai ad avere un ruolo dirigenziale o di management in un sito o a sviluppare quello è il valore aggiunto. Sicuramente se sei in una multinazionale di base olandese, se sei nella sede italiana, quando vai all'estero, ovvio che stai accrescendo il tuo know-how dell'azienda, la visibilità e quindi probabilmente anche nel ritornare in Italia puoi capitalizzare un bel po' di esperienza. Alessandro chiede, mi ricollego a quanto chiede Ringo, in Italia esistono realmente delle fasce economiche bloccate in base all'età e non in base alla seniority? Che visione hai del futuro lavorativo in Italia? Allora, ovviamente in Italia, vabbè, per parafrasare, chi era? Luttazzi, cosa ne pensa del futuro del lavoro in Italia? Il futuro del lavoro in Italia? Eh sì, sarebbe una bella idea. Ora, tornando seri, credo che in Italia ci siano due mondi diversi. C'è il contesto lavorativo puramente italiano,
aziende italiane con cultura italiana, dinamiche italiane, che a mio avviso non sono un grandissimo investimento, a meno che se parliamo delle eccellenze, ok, se vai alla Dallara, se vai alla Ferrari, cioè, sono aziende comunque proiettate su scala internazionale, però se sono sull'azienda locale che fa cose locali per mercato locale, poi non mi devo stupire se sono letteralmente imbrigliato in delle dinamiche e forma mentis molto molto provinciali locali. Poi ci sono le sedi in Italia delle multinazionali, delle grandi aziende, e questo vale in Italia come vale in tutte quante le nazioni. Una multinazionale americana, quando ha la sede in Italia, al 70% agisce come un'azienda italiana. Per fortuna c'è il rimanente 30-40% che è quello dove poi possono succedere tante cose molto interessanti e dinamiche molto, molto vivaci per la carriera. Credo che tu dici in base all'età e non in base alla seniority, non sono sicuro cosa intendi, cioè mi ricollego a quello, esistono realmente delle fasce economiche, quindi intendi probabilmente di stipendio, bloccate in base all'età e non in base alla seniority. No, a mio avviso la seniority intesa come posizione lavorativa è lì che tu hai gli scatti di stipendio, cioè non è che se tu per 30 anni fai lo stesso identico lavoro, molto probabilmente il tuo stipendio è molto prossimo a quello iniziale, fatto salvo un minimo anatomico di adeguamento. Lo scatto come seniority non di età ma di livello è lì dove c'è lo scatto salariale, però solito discorso, all'interno di un'azienda non aspettatevi cose strepitose quando passi da un livello all'altro, eh. Stiamo parlando di single digit normalmente, per questo si fanno i salti salariali quando si cambia di azienda in azienda. Ci sono tutti gli studi che confermano questo, che se tu ti sei trasferito ogni 3 anni da un'azienda all'altra, tipicamente dopo X anni guadagni il 30-40% in più, insomma, è tutto quanto assolutamente documentato. E Alberto dice: il settore dei servizi e le industrie non export oriented sono la parte improduttiva. Sì, vabbè, là poi per carità, il tessuto e insomma ci sono molti modi di essere nel mondo del lavoro a livello di appunto struttura, organizzazione, mercato di riferimento, forma mentis e via dicendo. Però è il solito discorso, se entro in un'azienda che lavora in quella geografia, in quel settore, poi non mi posso aspettare di avere dinamiche ad ampio spettro, ad ampio respiro o contesti internazionali con cui confrontarsi. E per questo dico sempre, è molto molto importante la fase di preparazione quando ci si avvicina a un ruolo, a un'azienda o al mondo lavorativo, cioè bisogna veramente fare i compiti, studiare, capire che cosa ci possiamo aspettare da un ruolo, da una laurea, da un titolo, da un certo percorso. Anche oggi siamo arrivati alla fine. Vi ricordo che se avete la possibilità vi potete iscrivere al canale Telegram, trovate il link nel banner del canale YouTube, quindi là si discute tranquillamente, siamo più di 100 persone con delle belle interazioni. Nel link metto i riferimenti a dei testi e dei consigli di lettura anche ricevuti da voi, quindi se avete anche dei libri o qualcosa che secondo voi può portare valore aggiunto, fatemelo sapere così lo possiamo anche aggiungere nel link. E vi ricordo che per quanto riguarda la parte di career coaching, se avete bisogno di avere delle informazioni mi potete scrivere a maurizio@mrmanager.it e ci vediamo live la settimana prossima. Grazie ancora per le domande, cercherò di tenere in pipeline quelle che erano in sospeso e ci sentiamo alla prossima live. Grazie a tutti, ciao!